Ciao a tutti, benvenuti in questo video tutorial. Sono qui con la mia moto di allenamento per farvi vedere come regolare al meglio la moto, quindi le varie leve che possono essere le leve del freno, del cambio, della frizione o comunque sia i manubri, insomma tutte le regolazioni che vi serviranno per poter andare in pista in sicurezza e guidare il più comodi possibile. Partendo dalla prima, che sono i sei manubri. Allora, sulle moto stradali insomma vedrete che i sei manubri sono molto chiusi e questa cosa qui non va bene per la pista perché vi stancate di più con i sei manubri chiusi, non riuscite a fare forza, quindi immaginate che state accelerando e avete i sei manubri chiusi e siete diciamo un pochino stretti, non riuscite comunque a controllarla bene come se aveste i sei manubri più larghi, con i gomiti larghi che riuscite un attimino più a controllarvela, ok? L'altra cosa è che con i sei manubri un po' più larghi, adesso io qua ce li ho anche abbastanza stretti, quindi dovrei allargarli un filino, potrete scendere quando scendete in piega distendervi di più, perché se avete diciamo, un manubrio stretto vi verrà automatico tenere il polso molto rigido insomma e non riuscirete ad aprire, mentre così potrete proprio andare intorno al manubrio e buttarvi il più fuori, comunque il più dentro la curva possibile con il corpo. Un altro vantaggio fondamentale di avere i sei manubri più larghi è che se avete questa cosa che dovete toccare il gomito a tutti i costi, più i sei manubri sono larghi, più potreste arrivare al gomito più facilmente perché come vi dicevo prima vi allargate di più, insomma, ovviamente senza esagerare perché comunque anche lì vi stancherete. E un'altra cosa è anche avere più spazio nell'abitacolo, se così possiamo chiamarlo, quando andrete in carena, avendo i sei manubri più larghi potrete metterli qua davanti alle ginocchia e stare più aerodinamici possibili, perché se ce li abbiamo più chiusi i vostri gomiti andranno sopra il ginocchio, così, ok? E voi non riuscirete ad andare in carena bene, mentre con i sei manubri più larghi avrete più spazio per metterli bene giù in carena e comunque fare tutte le fasi che possono essere rettilineo, staccata, percorrenza, accelerazione con più fluidità e anche più comodità. La seconda cosa molto importante che si trova sempre qui sono le leve del freno e della frizione. Allora, queste qui sono importanti per evitare dolori ai polsi o comunque affaticamenti piuttosto che diciamo errori, perché molte volte vedo gente che ha la frizione molto alta o molto bassa e quando deve andarla a prendere spesso non la preme bene, non gli entra la marcia, robe varie. E stessa cosa col freno, voglio dire. Per avere una regolazione corretta di solito bisogna mettersi più o meno centro la sella ed è anche giusto farlo con il cavalletto dietro alzato e non quello davanti, così simula un po' con la sezione di frenata, con la moto buttate in avanti. Dovete tenere la mano dritta e metterla sul manubrio, deve essere una linea retta come vedete da qua a qua, così sapete che voi quando andrete a frenare ce l'avete pronto per schiacciarla. Stessa cosa con la frizione, indipendentemente che avete il blipper o meno, deve essere in questo modo qua. La terza cosa sono le pedane invece. Allora, nelle pedane è un po' più complicato regolarle perché va un po' più a preferenza, insomma. C'è chi gli piacciono più alti, chi gli piace più bassi, chi più avanti, chi più indietro. Allora, intanto consiglio di prendere un set di pedane regolabili come queste qua. E quindi sì, le pedane sono molto importanti perché se abbiamo un'angolazione della gamba troppo rannicchiata ci verranno dolori in questa zona qui e alla schiena e ce ne accorgeremo subito. Quindi se abbiamo le pedane troppo alte ce ne accorgeremo perché in frenata ci muoveremo in avanti e poi in percorrenza di curva quando siamo in piega perderemo anche il piede esterno molto probabilmente. Un'altra cosa che vogliamo evitare è di averle però troppo basse perché così poi non siamo reattivi nei cambi, quindi quando facciamo i cambi che ci spostiamo magari da qui a sinistra non siamo reattivi e non abbiamo il controllo sulla moto. Poi il quarto punto che è il cambio. Allora il cambio lo vogliamo avere che non sia troppo basso che dobbiamo andarlo a cercare, quindi che dobbiamo mettere il piede sotto e andarlo a cercare, perché sennò poi a un certo punto non riusciamo a fargli fare tutta la corsa e quindi non toglieremo via le marce, ma nemmeno troppo alto che continuiamo a cliccarlo sul rettilineo. Questo perché se abbiamo un cambio elettronico e noi teniamo il piede appoggiato vi darà una blippata, come se vi desse un colpetto di gas e non va bene. Questo però comunque è da evitare, anche se non avete un cambio elettronico, per comodità generale mantenere quando sei giù in carena sul rettilineo di appena toccarlo con la punta del piede. L'importante è avere un cambio che sia, come dicevo, non troppo alto né troppo basso. Come vedete qua io riesco quando sono giù in carena a mantenere il piede sopra e senza problemi a mettere giù le marce e poi sia da un lato che dall'altro andare sotto senza andarlo troppo a cercare, quindi con la punta sempre bisogna essere in grado di fare questo movimento senza problemi e farli fare sempre tutta la corsa senza stancarli, quindi questo qua è molto importante.
Il quinto e ultimo punto è il freno dietro. Qui vogliamo averlo più o meno come il cambio. Io consiglio di tenerlo anche un filo più alto, perché questo qui invece quando siamo in piega sarà un po' difficile da cliccare e quindi non vogliamo andarlo a cercare. Come vedete qui ce l'ho anche un po' troppo alto forse, però mi aiuta perché quando sono in piega a destra lo posso cliccare subito senza problemi, o comunque schiacciarlo sempre modulandomelo bene. E anche dall'altra parte non bisogna andarlo a cercare, quindi non deve essere troppo basso che uno è lì così che non lo trova, bisogna averlo qua disponibile a portata di mano. Bene, questo qua era il video di come regolare la moto per andare in pista. Spero che vi sia stato utile. Se non riuscite a regolarvela da soli, rivolgetevi a un meccanico, meglio che sia un meccanico che fa appunto racing. Spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Voi seguitemi su Instagram, lasciate un like e iscrivetevi perché il vostro supporto è fondamentale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.